that he reads every day that was written by one of his teachers. And I'm going to ask Caterina to read the letter, but the letter was written in 1944, and if you'll emphasize the words that I have underlined. Ecco, qui abbiamo un personaggio che ha vinto il premio Nobel per la medicina per il suo lavoro pionieristico nella clonazione e nelle cellule staminali. Ebbene, quando aveva 15 anni, i suoi insegnanti gli hanno scritto questa lettera, questo report, almeno questa relazione ai genitori, e lui se la tiene sulla scrivania e se la guarda tutti i giorni. Ebbene, in questa lettera c'è scritto: è stato questo semestre, questa prima metà, disastroso, il suo lavoro è stato meno che soddisfacente, il materiale che ha preparato l'ha imparato molto male e molti dei suoi test, diciamo, di prove, di verifica, sono state stracciate. Uno di questi test ha avuto solo 2 su 50, ebbene il suo altro lavoro è stato davvero anche quello mal fatto e molte volte ha causato, diciamo, disagio con la sua disciplina, ovviamente, perché, sottolineato, non ascolta, perché si limita a fare il suo lavoro come gli pare a lui, a modo suo. Credo che abbia delle idee sul diventare uno scienziato, si è fatto un'idea, ma come vediamo le cose adesso è ridicolo ciò a cui aspira. E allora, se non impara i fatti di biologia, non avrà mai la chance, non avrà mai l'opportunità di diventare uno specialista. E sarebbe una vera perdita di tempo da parte sua e anche per coloro che devono insegnare. Well, you see, people have asked me on many, many occasions why in my work I have expanded the conception of giftedness to go beyond just IQ scores. I always tell them about these people. So yesterday we talked a little bit about the school-wide enrichment model, and today we're going to concentrate on just one aspect of this model because it's something that you can do in your schools tomorrow if you would like. And you already have lots of the skills to do these things. There is a book on enrichment clusters if you're interested. Enrichment clusters, would you mind reading what is on, Caterina? Ecco, un attimo fa il professore ha detto appunto, ecco perché lui insiste moltissimo sul dire che dobbiamo raggiungere l'intera popolazione scolastica e non solo coloro che in un modo o nell'altro ci fanno capire di essere dotati. Tratterà solo un aspetto, nella slide precedente, di quanto ha schematizzato. E ora desidera che noi ci rendiamo conto di che cosa. Cosa sono finalmente questi grappoli? Mi piace molto il termine grappoli per clusters, grappoli di arricchimento. Sono dei gruppi di studenti che condividono gli interessi comuni e che stanno insieme per dei tempi, dei blocchi di tempo, per portare avanti i loro interessi. Questi blocchi di tempo sono stati particolarmente strutturati con questo scopo. Il quadro di riferimento teorico, il rationale, cioè la logica che c'è sotto a questa partecipazione in uno o più grappoli di arricchimento è che gli studenti e gli insegnanti vogliono esserci, vogliono partecipare. Now, I'm going, are you done? Okay. I'm going to give you 2 examples of enrichment clusters, one of young children and one of high school children. And perhaps you could just summarize afterwards. Okay. Okay. But because it's in English. But the first one is a group of children. The entire school, 150, 200 children, were taken on a field trip to visit a historic site in the state of New Jersey in the US. And when they found out something at that site, they were very upset. And so when they came back, the teacher said, should we try to do something about this? So the type 1, remember type 1 from yesterday? Mm-hmm. With the follow-up. So you're going to see the follow-up of the children who decided to do something about the closing of this historic site. Ecco, un insegnante di scuola primaria ha fatto una gita con i suoi ragazzi nel New Jersey, ovviamente negli Stati Uniti, ed era un sito storico. I bambini
per scuola primaria, perciò piccoli, sono stati molto interessati. E il professore ci ricorda ciò che ha detto ieri a proposito del tipo 1, ovvero dell'attesa di una reazione da parte degli studenti. Ricordiamo il ragazzo del boomerang, Jonathan, e adesso ci fa vedere che cosa è successo dopo. And as you watch this, you need to realize all of the research that these young people did to achieve their goal. So let's see if we can make this work here this morning. One of New Jersey's top 10 most endangered historical sites caught the attention of a local 4th grade class. Instead of watching the popular destination close for good, these students have taken on the challenge of saving Waterloo Village. Kimberly Wallace reports. Every year, approximately 100,000 students make the traditional trip to Waterloo Village for an up-close look at history right here in New Jersey. When 4th graders from Stony Brook Elementary School in Rockaway visited the historical site in October, the one-day trip turned out to be a year-long project. Students expressed their concern about the imminent closing of the site for lack of funding and decided to do something about it. Since that fall day, the 4th grade class has attended public hearings and worked collectively with a marketing firm to research and present their case to other schools as well as state legislatures to stir public support. The goal was to raise awareness about Waterloo closing and to help reopen it. We were working on this presentation for a long time, and we didn't have playtime, even though we didn't have playtime, we really liked it. They decided that they really wanted to do something. So after a little discussion, they decided that what they wanted to do was to raise awareness about everything that's going on and how people could get involved and how people could help. This presentation is what they decided to do so that they could meet those goals. The children met with assemblymen, wrote letters, made posters, among other efforts to spread awareness about Waterloo's possible demise. The village was recently listed as one of New Jersey's most endangered historical sites. Teachers and administrators say the project was not only about saving Waterloo Village, but also learning life skills such as leadership, commitment, and communication. It's been a wonderful process this year, and generated by children is really what made the difference. They've learned about the process of learning about hearings and how the legislative process works. They've learned editing skills, they've learned persuasive skills, they've learned presentation skills. Through this project, we learned that one kid can make a difference, and that if you try hard, you can get to your goal. Waterloo was officially closed on December 31st, 2006. It remains closed, that is, unless support to save Waterloo achieves momentum. From Rockaway, I'm Kimberly Wallace, WNBC News. Ok, allora l'insegnante che ha portato questa classe di bambini di una scuola abbastanza tranquilla, circa 180-200 bambini, ha avuto una reazione nel follow-up straordinaria che abbiamo visto testimoniata dal video. Ha parlato l'insegnante, ha parlato il tutor di arricchimento, perché abbiamo visto ieri che si affianca sempre all'insegnante, hanno parlato i bambini stessi e da ciò che abbiamo visto erano abbastanza giovani. Che cosa è successo? L'attenzione a questo sito, diciamo storico, non diciamo archeologico perché questo possiamo dirlo in Italia, da questo sito storico, qual è stata? È stata la presa di coscienza che era in abbandono, la presa di coscienza che si poteva fare molto di più per farlo conoscere e per raccogliere fondi e aiuti per potenziarne sia la conoscenza che il mantenimento. E allora, dicevano le varie insegnanti, le abilità che sono state esercitate dopo questa presa di coscienza importantissima da parte dei bambini sono state la scrittura persuasiva, le lettere, la pubblicità, gli eventi organizzati, la sensibilizzazione degli adulti, l'andare anche, come abbiamo visto, in situazioni di intervista, di dare il loro parere. Perciò tutto ciò che è seguito è stato un potenziamento notevole delle semplici abilità di stesura di un testo, perché il convincimento che i bambini hanno avuto da questa meraviglia della visita li ha portati a raccogliere anche fondi, per cui a risultati concreti. Wonderful. Okay, well, I'm now going to share a high school enrichment cluster with you. This is a group of students that noticed the number of years, hundreds of years,
that it takes for the plastic food trays that they get their lunch on to biodegrade in landfills. And they decided they wanted to do something about it. And so this is a group that is very, very impressive group of young people. They won a national award in the US for this work. Ecco, il primo gruppo era di bambini della scuola primaria, questo secondo esempio è un esempio di scuola superiore e riguarda praticamente l'uso, dopo l'uso, diciamo, come recuperare i vassoi del pranzo. Perciò questi vassoi hanno fatto nascere, diciamo, la presa di coscienza anche in questo caso che potevano essere un danno per l'ambiente. Per cui i ragazzi si sono dati da fare per capire come renderli biodegradabili e hanno vinto un premio nazionale per il progetto che hanno messo in pratica e che adesso vedremo. One of the things I'd like you to notice about enrichment clusters is what I call a division of labor. Not all of the children are doing the same thing. And in this one, there's many, many different jobs that children did, including the production of this film that you will see. Ecco, una cosa molto bella da notare è che quando si fa un progetto di questo tipo insieme, non tutti fanno la stessa cosa, ma c'è una suddivisione dei compiti che crea sinergia tra i ragazzi. Uno dei compiti che è stato fatto proprio è la realizzazione di questo video. Saying a prayer here. Yeah, I did. It's already, it was going on already. Maybe it's too heavy to start. The video is quite long. Yeah, well, we're going to have to skip the video, I think. Let me just try one more time. Okay. Instead of using wasteful styrofoam trays, we thought we could use these biodegradable trays instead. They are made out of unprocessed food pulp and bagasse sugarcane reed, both very renewable resources, and can fully biodegrade in only 90 days. All we needed now was an idea in order to remain economically efficient. We brainstormed and crunched numbers until we finally thought of an idea. The cost to upgrade from styrofoam to biodegradable is only $16,700. Divided among the 180 school days and the 3,100 meals we serve every day, that is only 3 cents per meal. This cost can be offset many different ways, one of those ways being directly absorbing it into the student body. That is less than $1 a month and equates to only $9 over the course of a school year. Other options include applying for federal grants or having the costs associated with the trays absorbed the $113,000 that Winter Food Service made in profit last school year. However, a slight increase in lunch price is most plausible since the lunch costs will be increasing due to the food prices regardless. With the cost problem solved, we moved on to the tough task of pleasing the student body. The students were well aware of the tray issue at Windsor High and had already formed strong opinions about the trays and their environmental impact. When asked about the new biodegradable trays, an overwhelming majority loved the idea. Well, this will be better for the environment. I mean, look at them. They're strong, they're durable, and biodegradable. I mean, how can you lose? These are biodegradable, which is plus. Oh, that was nice. It's got a good feel to it. It feels pretty sturdy. Not only were they excited for the new trays, but they absolutely despised styrofoam. I hate these ones. Sometimes things break during lunch if you have a lot to carry. Uncomfortable to carry and they don't fit anything.
Yeah, no, I don't like the styrofoam ones. They're really flimsy. They have to break right here. Yes, it's definitely bad. It would make it worth it to actually bother going to lunch because I hate styrofoam. Teachers were also on board with the idea. So I definitely hate and dislike those styrofoam because they are bad for nature, and I'm with the nature. Yeah, absolutely. I would do anything to get rid of that styrofoam. To solidify these opinions, we held a tray day at our school and collected data on what the student body thought about these biodegradable trays. Each randomly selected student filled out a survey on whether or not they liked the biodegradable trays. The results were overwhelmingly positive. Over 85% of the students wanted to switch from styrofoam to biodegradable lunch trays. With this data to back us up, we went to the Windsor Food Service Director, Dana Plant. She agreed to do further research on the biodegradable trays after hearing information from composting specialist Paul Gibson. We were able to get all the styrofoam trays in the bagel and wrap lines replaced with paper boats, which, while not biodegradable, are many times better for the environment than harmful polystyrene, which I hope comes as no newsflash. These boats will be used during the transition phase between styrofoam and our ultimate goal, biodegradable trays. I'm going to stop this at this point because of time. Ecco, allora le immagini hanno fatto più delle parole, l'audio non era estremamente percepibile, ma i ragazzi sono andati avanti nella modalità giusta del mondo scientifico. Perché? Hanno preso coscienza del problema, hanno esposto dei dati economici e dei dati di inquinamento, per cui hanno preso coscienza da tutti i punti di vista, finalmente hanno fatto un sondaggio con un numero limitato di persone chiedendo il parere, perciò vedevamo una piccola intervista che si era svolta e finalmente hanno utilizzato un questionario. Perciò sono andati avanti sondando il terreno, il questionario ha dato come risultato 85% di persone sensibili all'uso di qualcosa di biodegradabile. Hanno fatto una fase di transizione prima di arrivare al prodotto finale e finalmente hanno avuto il prodotto finale totalmente biodegradabile. Il video, io mi complimento, non per la definizione quanto per come è stato strutturato. Vedere il dollaro stropicciato, vederne 6 che diventano uno solo, è stato molto efficace. The video is very well done on my point of view, I mean. Yeah. The video is well done. Thank you. The golden rule of enrichment clusters: all activity is directed toward the production of a product, a service, a performance, a presentation. Ecco, c'è una regola d'oro da tenere sempre presente nel caso di un grappolo di arricchimento ed è ogni attività legata a questo arricchimento deve essere orientata assolutamente verso la produzione di un prodotto, una rappresentazione, potrebbe essere teatrale, o un servizio. Ma per chi? Per una audience, per una popolazione autentica, non per la sola classe. I will just leave this on for a second, but there are many, many, many different ways that we give young people an opportunity to express themselves. If we only leave it to speaking or writing, we eliminate all of these. Again, you will have this list if you get a copy of the handout. Sì. I'm sorry. È interessantissima quella lista, e l'avremo, è una lista di tutte le attività che danno occasione di esprimersi i ragazzi e i bambini. Se noi ci limitiamo all'espressione scritta e orale, li abbiamo impoveriti. In quella lista, infatti, c'era drammatizzazione e molte altre cose. All students and teachers have an opportunity to participate. And one of the things is that we want the students to be able to select the cluster that they will participate in, but we also want teachers to choose an area that they might like to present. Ecco, bisogna scegliere il cluster, il grappolo di arricchimento al quale partecipare. Non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti lo devono fare, devono avere l'opportunità, la chance di scegliere il cluster che più li attira. Esattamente, mi permetto questo parallelo, come ha detto una delle insegnanti ieri nella redazione finale.
A very quick story. One teacher didn't know what she wanted to present. We have an interest questionnaire for teachers. And so she filled this out, and it turns out that her passion in life was fashion design, although she became an English teacher. And so she decided to do a cluster on fashion design. And here's a young girl, a nice young Italian girl, Ashley Speranza. And as a result of the fact that the teacher was teaching in an area of her passion, Ashley designed this dress, which eventually was entered into a contest that was then produced by a company in the US. Ecco, una delle insegnanti, che era insegnante di lingua inglese, aveva avuto una passione e la continuava a coltivare senza praticarla, quella della moda. E allora ha scelto il cluster della realizzazione di disegni di moda, ha incontrato Ashley, questa diciamo esperta, e così ha realizzato finalmente anche con i suoi ragazzi la passione che aveva, e questo vestito è stato fatto e poi ha partecipato a un concorso di moda. And this is just a sample of the questionnaire that we use with teachers, because we want you to work in an area where you have a little passion in your heart, a little, as we say in America, fire in your belly. Ecco, questo è un questionario, una survey, un'intervista questionario di ispirazione, ha una parte interessantissima che tocca proprio gli insegnanti. Trovare la situazione di insegnamento e di apprendimento, la ricaduta nei ragazzi, che sarebbe ideale per me. E come si dice in America, bisogna avere passione. Questo serve per trovare la passione dei docenti, o come si dice nel proverbio, avere il fuoco proprio, si dice anche in francese, le feu dans les entrailles, ovvero il fuoco dentro di sé. Questa è la passione. Now you'll remember the first video I showed you. That was on the television news, and Ashley's story was in the newspaper. Here's a picture of Ashley and her dress design. If we want to get support for the kinds of programs that we're talking about at this wonderful conference, we have to let the general public know the kinds of things that we can do in children besides just stuff information in their heads. Ecco, ieri ha insistito molto sul fatto di rendere pubblico il lavoro, la produzione, il progetto degli studenti. Questa è una prova. Ieri abbiamo parlato della televisione, oggi parliamo del giornale. Il lavoro realizzato da Ashley e dall'insegnante e dal gruppo è stato pubblicato sui quotidiani allora. Ecco, i titoli lo dicono, è il design delle ragazze, dai disegni alla realizzazione, ai vestiti, va dalla fantasia a frocks, sarebbero i grembiulini fatti in un certo modo. It is not uncommon after a news release or a television production that the school doesn't get telephone calls saying, why can't my child be involved in that? Why can't we do more of that? Sì, c'è una reazione da parte del pubblico dopo che leggono, perché televisione e quotidiani circolano molto di più, perciò le persone chiamano la scuola dicendo perché mio figlio non può far parte di questi gruppi dove l'interesse viene coltivato. Rule number 3 for enrichment clusters, we group children across grade levels, 2 or 3 grade levels. Age becomes imperceptible because of the commonality of the interests. Look around this room. We have young people, we have middle-aged people, we have old people like me, but we're all here. Why? Because we have a common interest. Sì. La regola numero 3 è una regola importantissima. I gruppi si devono comporre attraverso i livelli di classe. E allora, l'esempio che dà il professore, qui abbiamo giovani insegnanti, insegnanti di mezza età e insegnanti un po' più grandi come lui. E allora abbiamo un interesse comune? Sì, è l'interesse comune che ci raduna. E così basare il gruppo, fondare il gruppo sull'interesse, non sull'età. The next rule is no unit or lesson plans. The lesson plans are the devil of enrichment clusters, because once you start writing lesson plans, then you are back to controlling in very, very traditional, regular kinds of learning. Ecco, un po' rivoluzionaria questa scheda, questa regola numero 4, dice il professore, non facciamo unità di insegnamento-apprendimento, né pianificazioni della lezione, perché una volta che entriamo nella pianificazione, dice il professore, ecco che chiamiamo in causa il diavolo, è una cosa diabolica, perciò
È vero, dice, un cluster, un grappolo di arricchimento non è un mini corso. Un mini corso è un esempio classico di insegnamento deduttivo, mentre un cluster di arricchimento è architettato volontariamente per produrre un prodotto o un servizio che avrà un impatto forte, si auspica, su una popolazione già identificata. The rules of regular schooling are suspended. Again, we group across grades. We focus on products and services rather than predetermined knowledge. No unit, lesson or unit plans. Group sizes vary. I've had some enrichment clusters with 5 or 6 children. I've had others with 30 or 40 children, depending on what the teacher can handle. Some clusters don't take place in the classroom. Allora dobbiamo smetterla, in questo senso, sospendere le abitudini del modo di fare scuola regolare, quello che noi utilizziamo di solito, ovvero, abbiamo appena accennato, ai gruppi che si radunano per interesse e non per età, mettere il focus proprio sui prodotti e sui servizi più che sull'acquisizione di una conoscenza predeterminata, non fare pianificazioni o progettazioni di lezione, e poi il gruppo deve essere grande quanto l'interesse, per cui deve cambiare dipendentemente dal tema che si tratta, e alcuni grappoli di interesse si possono fare non in classe, in luoghi diversi. Now, people have asked me on many occasions, when do you schedule these? We schedule them usually for about an hour a week. And sometimes they go on for many, many months. Sometimes they go on for 4 or 5 weeks. It depends on the nature. Again, we're so used to regular schedules. In this case, the schedule is designed to fit the time that it takes for the children to produce their product or service or performance. Ecco, spesso gli insegnanti gli chiedono quanto tempo dura un grappolo di arricchimento. Dipende dal progetto che si sta realizzando, può essere di una giornata, di una settimana, e a volte arriva ad essere di 4 o 5 settimane, perché il progetto è complesso e ovviamente con questa complessità gli arricchimenti che il ragazzo o il bambino ricevono. And the role of the teacher, we've tried to define the role of the teacher in the enrichment cluster. And here you just see a list of some of the kinds of things that you're doing. If you're not teaching, you're not presenting children with knowledge, then there's a different role that you play, much the role that you play if you were the coach of a football team or if you were in charge of chorus or band or school newspaper. You are the guide on the side rather than the sage on the stage. Ecco, non è detto che l'insegnante abdichi alle sue responsabilità e ai suoi compiti principali. Qui c'è una bella lista su 2 colonne di come si sente l'insegnante quando svolge queste attività di arricchimento con i ragazzi. Perciò viene chiesto agli insegnanti di mettere una crocetta su ciò che si sentono, come si sentono realizzati, e sono compiti molto più elevati del semplice distribuire conoscenza, spiegandola ovviamente e verificandola. Another concept that guides this work as well as other work is that there are 2 kinds of knowledge in the world. And one is what I call to be presented knowledge. That's everything that's in every book and every library and every internet. And what our school curriculum is usually made up of is to be presented knowledge. However, another kind of knowledge is what I call G.A.T.E, or just-in-time knowledge. That's knowledge that you only go and get when you need it to solve a problem. So if I need to know how much it costs to buy styrofoam plastic trays, I have to go and find that. That's what real researchers, real scientists do. Ecco, ci sono 2 modalità di avere accesso alla conoscenza. C'è una modalità che si trova nei libri, nei siti internet, basta avere gli strumenti giusti e la capacità di cercarla. Per cui non è questa modalità, questa ricchezza di conoscenza la più importante, ma la più importante è proprio quella di sapere come fare, di sapere come raggiungere la conoscenza per appropriarsi della conoscenza. Una è una conoscenza da presentare, quella radunata nei libri, e una è la conoscenza al momento in cui mi serve. Certamente dipende dal progetto. Se è grande, molta conoscenza viene in contatto con i ragazzi.
Now I'd like to introduce you to a couple of tools that you will make your enrichment clusters much more authentic. This is the first of a family of books that I'm going to share with you. It's a history book, but there's no dates, there's no generals, there's no battles in it.